15 per, 14 per, 10 per, 19 per, 116 per. Ragazzi, queste meme coin fanno paura e se acchiappate al momento giusto si possono fare veramente tantissimi soldi. Oggi andiamo a vedere come riuscire a sfruttare questo bot, chiamiamolo come vogliamo, per andarci a prendere tutti i lanci delle meme coin che ci possono pumpare subito e farci fare tanti soldi. Ovviamente con il dump sì, è rischioso, ma ci può aiutare anche in questo bot, per questo è veramente molto molto interessante. Adesso andiamo subito a vedere come funziona questo bot, come settarlo, andiamo a vedere come lo utilizzo io, quindi preparatevi che può essere veramente veramente molto molto interessante e fidatevi che questi numeri sono anche bassi perché si può fare veramente tantissimo. Prima di poter esplorare il tutto ci tengo a ringraziare lo sponsor di oggi che è Nexo, servizio che potrebbe fare anche al caso vostro. Io lo utilizzo ormai da tantissimo tempo e mi ci sto trovando veramente benissimo, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle cripto, su come spenderle, come convertirle, come utilizzare la loro carta, perché la utilizzo sempre. Infatti se andiamo a sbloccare il mio wallet la prima carta che appare è Nexo, ragazzi. Per chi utilizza cripto fidatevi che è impossibile non utilizzarla. E poi all'interno potete trovare tantissime funzioni utili come carta di credito, carta di debito, poter richiedere un prestito in base alle cripto che possedete, oppure lasciare dei vostri soldi in staking ma in modo flessibile, quindi tutti i soldi che avete praticamente fermi lì nel wallet vi andranno a generare altri soldi. Oppure altra cosa molto molto interessante, il cashback. Io la utilizzo per farci tutto, fare la spesa, fare benzina, fare tutto quello che si può fare e ogni acquisto che vado a fare mi arriva del cashback su tutte le spese. Quindi andategli a dare un'occhiata. Mi raccomando, vi lascio il link in descrizione e ragazzi utilizzatela, fidatevi, non tornerete indietro. Adesso continuiamo con il nostro bot. Allora, Mizar Bot, innanzitutto abbiamo questa schermata principale, registrazione molto semplice, non ve la faccio manco vedere, email, password, bla bla. Due calzatine e siete dentro. Questa è la nostra home page. Allora vabbè, ci sono i Telegram channel dove vi fanno vedere tutte le call che sono state fatte, quindi quante volte la cripto è stata menzionata magari da un canale Telegram eccetera. Vabbè, a noi non ci interessa, passiamo subito alle cripto sulla pagina principale. Qui andiamo a vedere tutte le cripto che sono o state già lanciate o che devono essere ancora lanciate o che hanno già fatto rug pull, e andiamo a vedere cosa ci interessa praticamente vedere a noi. Ovviamente vabbè, in quelle già lanciate vi dice cosa è stato fatto. Qui c'è il 22, è stato fatto il 22%, ti dice la liquidità totale. Questo è un altro dato importante perché ovviamente se vediamo poca liquidità manco stiamo a preparare tutto il bot, a settarlo eccetera. Non sempre vi dice subito la liquidità totale, quindi magari possiamo dargli un limite, magari gli possiamo dire al bot se non ci sono almeno $50.000 di liquidità totale non ci entrare, ma dopo andiamo a vedere anche come settare questo. Troviamo la sezione security, ad esempio in questo caso ci va a segnalare il rosso bassa liquidità, quindi come dicevo c'è poca liquidità, quindi manco ci stiamo dietro. Questa è stata già lanciata eccetera. Qua possiamo vedere le azioni, possiamo andare a vedere tutto quello che c'è relativo alla moneta. Solitamente è molto interessante anche andare a vedere su X se parlano di quella moneta o se da lì già si può capire qualcosina. Ovviamente se proprio scam magari vediamo che non ha manco un post, manco niente, non si sono manco preparati al lancio, quindi già diciamo di evitare. Ovviamente ragazzi non è che sempre si trovano monete che vanno subito ad esplodere, ci sono monete che non partono nemmeno, manco vengono lanciate, quindi ce ne sono di ogni. Queste qui vabbè sono state già lanciate, 42%, 31 per, 4, 320 per, andiamocela un attimo a vedere questa qui che è veramente molto interessante. È stata lanciata già un bel po' di tempo fa da quello che ho capito. Mettiamo il grafico sull'orario, possiamo andare a vedere anche. Ok, ovviamente vi mette il massimo dal picco più basso al picco più alto, se non erro come percentuale vi va a contare, che ci sta perché alla fine è possibile prendere. Ovviamente in questo caso non siamo entrati, non abbiamo settato il bot e non ci sono, da quello che ho visto, non ci sono, anzi andiamo nella ricerca, andiamo a vedere. Non ho visto nuove monete in lancio. Possiamo selezionarle anche da qui. Status, ecco qua, mi sa che forse non ce ne sono 3 ore fa. Vediamo questa qui, forse ce n'è una non lanciata ed eccola qui, sì, questa qui non è lanciata, potremmo andare a vedere come funziona. Ovviamente non mi piace per niente, già vista, quindi vi dico che non andrò
a far partire il bot, però andiamo a vedere un esempio su come settarlo. Io, come vedete, ho preparato già degli snipes, ecco qua, ce li ho preparati, vabbè, un mese fa, questi sono alcuni di quelli che non sono partiti, ce ne sono qualcuno che sono partiti, abbiamo fatto pochissima percentuale, vi dico la verità, perché imposto il take profit molto molto stretto, molto vicino, ma non ci interessa. Erano degli esempi, stavo testando la piattaforma. Altre non sono partite perché magari non sono riuscito a prendere, cioè ad acquistare perché le gas fee erano troppo alte, io avevo impostato delle gas fee basse, quindi sono tutte cose che poi vanno messe nei settaggi. Come vedete MemeBet non è partita ancora, il Repanda mi piaceva ma non è partita, cioè ancora in pending da un mese, credo che non partirà più, quindi le dovrei andare a togliere, anche perché mi tiene momentaneamente vincolati degli Ethereum, perché sì, dobbiamo depositare degli Ethereum. Adesso andiamo a vedere come impostare questo bot. Andiamo sul nostro wallet, prima cosa, io come vi dicevo ho questo qui con gli Ethereum Omar. Andiamo a vedere che quantità vogliamo andare a settare. Ecco qua, andiamo a mettere 004, possiamo mettere ovviamente quello che vogliamo, e qui gli andiamo a mettere le gas fee. Andiamo a mettere 001, ma credo che ci sia un minimo. Possiamo fare un nuovo tentativo automatico. Cosa succede? Se con queste gas fee magari così non riusciamo ad entrare alla prima candela o cioè al lancio subito, diciamo, lui proverà ad entrare nella seconda candela, ma appunto se in quel caso le gas fee erano basse, lui per fare un secondo tentativo proverà con gas fee un po' più alti. Quindi se noi lo andiamo ad abilitare, ci dirà quanto magari possiamo impostare la percentuale di slippage oppure appunto la fee, che ci dice commissione gas fee stimata 0,01, quindi $32 di gas fee. Pro e contro. Vi dico che alla prima candela è veramente difficile entrare, quindi solitamente magari si può riprovare sulla seconda candela, però vi dico pure che se provate con un capitale basso, con 32 euro di gas fee, cioè, capite bene che è un po' inutile provarci. Quindi quello che ho fatto io è non selezionarlo mai, l'ho sempre evitato, vi dico la verità, però molte volte non mi ha preso gli ordini proprio per colpa delle gas fee. Vi dico la verità, non è riuscito ad entrare alla prima candela, ha fatto slippage, boh, non è entrato, ciao. Quindi molte occasioni, tra virgolette, le ho perse per questo. Adesso andiamo a mettere il nostro take profit e stop loss. In questo caso andiamo a impostare il nostro take profit e ci andrà a dire che il 50% dell'operazione ce la va a chiudere con un 25% di profitto, mentre l'altro 50% che rimane dell'operazione ce lo andrà a chiudere con un altro 50% di profitto. Noi cosa possiamo fare? Possiamo andare, io lo utilizzo in modo diverso, adesso vi faccio vedere come lo imposto solitamente io il take profit. Mi vado ad aggiungere un'altra operazione e faccio il 25%, me lo vai a chiudere dopo che la moneta ha fatto un 10%, esempio. Il 50%, un altro 25%, scusatemi, lo vado a mettere se ha fatto un 50%, e il 50% restante me lo vai a chiudere se fai un 150%. Quindi capite che se fa tutto questo, ok, si può fare anche in modo diverso e a volte l'ho fatto. Qui possiamo andare ad utilizzare il nostro stop loss, gli diciamo solitamente se lo vogliamo mettere stretto magari gli mettiamo un 10% e così via, ma possiamo andare a impostare anche il trailing stop loss, quindi più sale e più lo stop loss gli si andrà a stringere sotto, quindi si alza lo stop loss. E io vi dico la verità, in molti casi ho utilizzato anche questo, ma aumentando la soglia, quindi magari metto la soglia a 300%, però utilizzando poi il trailing stop loss. È veramente molto molto, cioè come vedete ci sono molti settaggi, mentre passando alle misure di sicurezza, e questo io l'ho utilizzato anche in questo caso molte volte, ad esempio sulla liquidità abilitiamo e ci dice che ci sarà una liquidità minima o massima da rispettare, quindi se la liquidità è troppo bassa, inferiore a 10.000, non piazzare l'ordine, non entrare, se è troppo alta stessa cosa, quindi io personalmente lo vado ad abilitare spesso e ad utilizzarlo. Questo bot ci tengo a dire che lo sto utilizzando praticamente sempre. Mi sono dato un range cioè ho preso quegli Ethereum, ho detto faccio finta che li ho persi, li metto su questo bot e li provo, non dico quasi tutti i lanci, però almeno mi vado ad analizzare
più o meno per quello che riesco i lanci e le sto provando. Lo sto provando veramente tantissimo. Sono sincero, non mi è mai capitato di fare 150%, 200%, non mi è mai capitato, sono stato sfortunato, può essere, ho impostato molte volte il bot in modo troppo conservativo, ad esempio come in questo caso, sia nella liquidità, come vi dicevo, sia sulle gas fee, perché cioè, c'era una moneta che aveva fatto tipo il 30 però a me non mi era partita perché avevo messo le gas fee troppo basse, quindi però lo sto continuando a testare, cioè secondo me può essere valido come bot, questo non lo escludo assolutamente, per adesso non ci ho fatto i milioni, ci tenevo a fare sta parentesi perché sennò qualcuno può pensare, non lo so. Capitalizzazione di mercato, stessa cosa anche qui, se la capitalizzazione è troppo bassa possiamo dare noi un range, ovviamente possiamo andarla a cambiare come vogliamo, quindi ok. Anti-honeypot e anti-rug protection sono abilitati, vabbè questo qua addirittura non si può disabilitare, quindi ve lo lascia predefinito. Solitamente questa è l'impostazione, una volta fatta l'impostazione, anzi vado a fare lo snipe, ok qua non ho messo la percentuale, lasciamo questo qui. Vediamo se me lo prende, casomai poi la tolgo, vediamo se ce lo va a prendere. Non ho selezionato il wallet perché me l'ha fatto cambiare, ecco qua. Snipe ed ecco qui lo snipe è pronto, come vedete lo vediamo qua, anzi, sapete che vi dico? Lo lascio attivo in modo da avere come test, poi magari se prima che esce il video magari questo viene lanciato e così via, va bene o va male, ve lo inserirò a fine video, se non lo vedete vuol dire che sta in pending come questi qua. Questo era appunto un tutorial, tra virgolette, su come utilizzare il Mizar bot. Altra cosa si può utilizzare anche su checks, vabbè qui è un po' più, una situazione più complicata, ma a me non piace utilizzare i checks. Ma altra cosa interessante, come vi dicevo prima, su X ci possiamo andare a spiare il token, a vedere più o meno se è così è stato lanciato, eccetera. Se vediamo, ragazzi, ovviamente che sono stati lanciati magari più token, tipo 10 token con lo stesso nome, ragazzi, è inutile. Per questo possiamo andare poi ad utilizzare altri tool che magari, se mi ricordo, vi lascio tutti in descrizione, vi lascerò in descrizione, facciamo così un elenco di tool che poi possono essere abbinati a questo, che magari vi fanno andare a vedere, non so, appunto se sono già stati lanciati in passato, se quella pagina era la stessa utilizzata per... se da quella pagina magari è già stato fatto un altro lancio che faceva cagare. Cioè, magari possono essere assolutamente abbinati tutti a questo. Poi sappiamo che il mondo delle cripto è appunto bello perché si va in blockchain e si esplorano tutte queste cose. Quindi vi lascerò magari un'altra serie di tool. Noi ci vediamo al prossimo video.